Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Iniziamo subito questa nostra diretta parlando dell'articolo di questa settimana. Il link è in descrizione. Approfondiremo questo articolo, sì, perché è un classico articolo di divulgazione scientifica. Abbiamo fatto noi quello che invece avrebbero dovuto fare altre testate. Infatti, nelle ultime settimane si è parlato di un caso, una ricerca scientifica pubblicata su Science, e questa ricerca è stata gridata a gran voce da molte testate e la maggior parte di queste purtroppo hanno riportato le informazioni contenute in questa ricerca in maniera errata. Non hanno proprio compreso qual era il significato di questi contenuti e probabilmente lo hanno fatto per continuare con questo terrorismo mediatico in cui siamo immersi da diversi mesi. C'è da dire però anche che invece le testate più serie di divulgazione hanno naturalmente presentato in maniera corretta questi contenuti, ma noi oggi parliamo soprattutto di un caso, quello del Corriere della Sera. Infatti il quotidiano più letto oggi in Italia, ancora oggi, e questo ci fa capire anche quanto grave sia la situazione che stiamo analizzando. Bene, l'articolo quindi che prendiamo come esempio è proprio quello pubblicato da questo quotidiano, viene proprio linkato all'interno dell'articolo di questa settimana dello Scettico, quindi potrai leggerlo tu stesso. Quindi mentre l'articolo, l'inchiesta della settimana presenta i contenuti della ricerca scientifica originale citata proprio da questi giornali, noi oggi in questa diretta vediamo invece cosa loro hanno detto, in particolare questo articolo del Corriere che prendiamo come esempio, e smonteremo quindi tutto ciò che loro ci hanno raccontato andando proprio a leggere direttamente qual è la fonte originale, cioè proprio l'articolo scientifico che hai spiegato nel mio articolo. Bene, c'è da dire che la prima affermazione già contenuta all'interno del titolo di questo articolo del Corriere della Sera è errata, sì, perché viene detto che su questo articolo di Science, pubblicato su Science, è stato dimostrato il fatto che la Covid-19, cioè la sindrome che può essere provocata dall'interazione tra il nostro organismo e il virus SARS-CoV-2, il contagio avviene tramite il modello della superdiffusione, un modello che prevede una cosa, cioè a contribuire alla maggior parte dei contagi in una epidemia che si esplica attraverso la superdiffusione sarebbero alcuni limitati contatti, alcune limitate persone, i cosiddetti superdiffusori, non per delle ragioni biologiche naturalmente, ma per le situazioni in cui il contagio appunto avverrebbe, ovvero bisogna tenere in considerazione l'attività che viene portata avanti, per esempio in questo caso tutte le attività che contribuiscono più delle altre ad emettere delle particolari le goccioline, piccole o grandi, droplet oppure gli aerosol attraverso le quali viene diffuso il SARS-CoV-2, per esempio il canto o per esempio il fatto di gridare, e il contesto all'interno del quale avviene tutto questo, per esempio un ambiente chiuso naturalmente favorisce di più questo contagio, e il periodo, il tempo nel quale tutto questo avviene. Chiaramente più aumenta il tempo in cui ci si trova in queste situazioni, più può aumentare la probabilità di essere contagiati da questo virus. Bene, questo è il modello della superdiffusione. Ma la ricerca scientifica di cui stiamo parlando non ha dimostrato tutto questo, né aveva nei propri obiettivi il fatto di dimostrare che la Covid-19 e il virus SARS-CoV-2 si trasmette attraverso il modello della superdiffusione. C'è da dire infatti che l'epidemiologia fa parte delle scienze della vita e il concetto di dimostrazione scientifica, che è proprio delle scienze esatte, si chiamano così non perché sono giuste, ma nel senso etimologico del termine, ovvero si prendono alcuni dati e grazie a questi dati si può arrivare a delle conclusioni che sono implicite nei dati stessi. Bene, questo concetto di dimostrazione scientifica non si può applicare tout court anche al contraltare di queste scienze, che sono appunto le scienze della vita, ovvero tutte le scienze che hanno a che fare con il fenomeno della vita, che è complesso di per sé. Non esiste infatti un organismo uguale all'altro, ciascun organismo a tutti i livelli è uguale solamente a se stesso, e quindi ciò che può avvenire in un caso può non avvenire in un altro caso. L'epidemiologia fa parte di queste scienze e non è stato dimostrato nulla che abbia a che fare con questo all'interno appunto di questa ricerca scientifica.
L'obiettivo di questo studio era quello di ricostruire l'epidemiologia, cioè la trasmissione di questo virus e di questa malattia da marzo fino al 1° di agosto in un contesto ben preciso, cioè un contesto con risorse limitate. Ed è stato fatto in 2 stati indiani, che sono tra gli stati che vantano una sanità migliore rispetto agli altri stati indiani. L'obiettivo, infatti, attraverso questa ricostruzione della trasmissione del virus e della malattia, era quello di fornire una miglioria per le misure di controllo di questa epidemia, in contesti simili a quello analizzato, cioè ad altri stati, ad altre situazioni del mondo, appunto, privi di grandi risorse. E qui veniamo quindi alla seconda affermazione errata contenuta sia in questo articolo del Corriere, sia nella maggior parte degli altri articoli che ne hanno parlato. Infatti i contenuti e i risultati presenti all'interno di questo studio non possono essere estesi ai contesti che non corrispondono a quello che gli autori hanno studiato, cioè a quelli che non sono privi appunto di grandi risorse, con risorse limitate. Attraverso quindi dei dati raccolti a livello governativo, che per questo non sono stati sottoposti ad alcun controllo di un comitato revisore, come invece avviene per le ricerche scientifiche stabilite in precedenza a tavolino e che hanno poi raccolto dei dati proprio con un sistema scientifico. Attraverso quindi questi dati che erano già presenti, a posteriori è stata condotta questa ricerca epidemiologica. Grazie proprio ai dei dati raccolti da questi stati, tra i più avanzati in questo contesto proprio nell'India. Cosa prevedevano questi dati? L'individuazione innanzitutto della trasmissione del virus, grazie a dei test, ormai abbiamo imparato a conoscerli, di cui però la stessa ricerca scientifica ancora una volta ci ricorda l'imprecisione, l'inaffidabilità. Pensiamo per esempio ai tamponi. Quali sono state le persone sottoposte a questi test? Sono stati tutti coloro che si sono presentati presso delle strutture sanitarie in presenza di sintomi influenzali o di disturbi nella respirazione. Sono stati sottoposti quindi a questi test e invece dall'altra parte per tutti i casi di Covid-19 confermata o sospetta, quindi confermata quando è stato ritrovato il virus all'interno dell'organismo, sospetta invece quando questa analisi non è stata effettuata, pur con tutti i problemi appunto che abbiamo già visto per i tamponi. Quindi stiamo parlando di situazioni in presenza di sintomi da Covid-19. Per tutti questi casi quindi di Covid confermata o sospetta si è proceduto poi con un tracciamento, quindi con una segnalazione dei contatti che queste persone avevano avuto nei giorni precedenti al presentarsi appunto presso queste strutture sanitarie, e poi per ognuno di questi contatti, a ognuno di questi contatti è stato effettuato un test per individuare il virus, anche in presenza di sintomi, e poi così via. Grazie a questo poi si doveva riuscire ad arrivare a recuperare le infezioni secondarie partite da un caso primario, il caso indice. Attenzione però appunto a questi dati. Infatti, come appunto è scritto nello stesso studio, è stato possibile studiare una piccolissima parte rispetto a tutti i casi che riguardavano la trasmissione di questo virus nei 2 stati studiati. E appunto non trattandosi di una ricerca scientifica stabilita precedentemente a tavolino e quindi con dei casi statistici ben individuati in precedenza, che avrebbero permesso in seguito una raccolta di dati ben precisi, visto che non era questo appunto il caso, potrebbe essere ovviamente che i casi rintracciati e studiati non riescano a coprire la situazione reale dell'intera popolazione. Per di più, poi cosa è stato fatto? Una volta appunto rintracciate delle positività nei contatti, nel secondo caso che abbiamo analizzato poco fa, ovvero la Covid-19 confermata o sospetta, bene, quindi ogni volta che qualcuno era stato, che era risultato positivo ai test effettuati, allora si è supposto che fosse stato infettato dalla persona, dall'individuo
da cui era partito il sistema di tracciamento e di segnalazioni. Quindi quel primo individuo sarebbe stato il caso primario che avrebbe poi fatto seguire all'avere il virus all'interno del proprio organismo l'infezione secondaria e che avrebbe appunto poi determinato il fatto di essere positivo al tampone. Anche questo appunto è una suggestione, un'ipotesi successiva. Lo stesso studio dice che tutto ciò appunto non è certo, ma c'è dell'altro che dobbiamo dire. Infatti il Corriere della Sera ci ha detto anche che questo studio poneva anche una particolare dimostrazione riguardante la situazione dei bambini. Infatti si è detto che è stato dimostrato che i bambini quindi trasmettono il virus e se lo trasmettono soprattutto fra di loro. E anche in questo caso in realtà lo studio scientifico dice un qualcosa di diverso, ovvero dai pochi dati che è stato possibile studiare, tra l'altro la raccolta di questi dati è variata sia nel tempo e nello spazio, sia nel tempo, nel grande periodo che abbiamo appunto detto da marzo fino al 1° agosto. In alcuni periodi si è proceduto in una certa maniera per raccogliere questi dati, in altri periodi si è proceduto in una maniera diversa. Infatti l'obiettivo della raccolta di questi dati governativo era quello di gestire al meglio, proprio in presa diretta, la situazione dell'epidemia in quei luoghi, non certo era quello di condurre uno studio scientifico. Ed è variata questa raccolta anche per quanto riguarda lo spazio, ovvero in uno stato, in un periodo si è agito in una maniera e nello stesso momento nell'altro stato di questi due stati indiani si è agito in una maniera diversa e così via. Quindi anche la raccolta di dati da questo punto di vista non aveva nulla purtroppo di scientifico. Grazie quindi a questa raccolta di dati si era visto che la trasmissione del virus era avvenuta soprattutto tra persone che avevano la stessa età, ma probabilmente tutto ciò era dovuto al fatto che di solito le persone si erano viste in quel periodo con persone della stessa età, ma non era detto che il virus appunto fosse stato trasmesso da persone della stessa età. Stiamo parlando in generale, ma ciò è applicabile anche ai bambini. Anche infatti se le scuole erano chiuse, i bambini non erano entrati in contatto solamente con degli altri bambini e quindi da questo punto di vista lo studio non è stato in grado ovviamente di portare nulla di nuovo né di togliere qualcosa alla situazione precedente che era conosciuta all'interno della letteratura scientifica riguardo la trasmissione di questo virus da parte dei bambini. E oltretutto non era appunto nemmeno l'obiettivo di questo articolo. E si facevano chiamare addirittura professionisti dell'informazione. Condividi questo video, da questa parte c'è un grande lavoro dietro, c'è un grande studio, ma impegnati pure tu a far girare queste informazioni il più possibile tra i tuoi contatti. Domenica prossima ci sarà la prossima diretta per la nuova inchiesta della settimana. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. A presto, da Ivan Fiorillo.